In questa puntata ci spostiamo verso il nord-est della Sardegna, alla ricerca di persone che lavorano a contatto con la natura e che hanno una visione nuova di sviluppo e di comunità. La bicicletta che mi accompagnerà in questo viaggio non è una bici qualsiasi, è fatta di tanti pezzi di riciclo che i ragazzi della ciclofficina di Cagliari hanno riassemblato dandole una nuova vita. La ciclofficina Sella del Diavolo è uno spazio aperto e pubblico attrezzato per la manutenzione delle biciclette. Nasce come progetto nel 2012 e ad oggi, dopo 10 anni circa di attività, rappresenta un punto di riferimento nella città per chi volesse raggiungere questo spazio, viverlo e aggiustare la propria bicicletta. Chiunque può beneficiare delle competenze dei ciclomeccanici e volontari. La ciclofficina nasce col proposito infatti di promuovere l'utilizzo della bici come mezzo per la mobilità sostenibile e diciamo che chiunque viene in ciclofficina può utilizzare liberamente gli attrezzi di cui disponiamo, può utilizzare anche tutti i componenti di riciclo che riceviamo in donazione e anche vecchie biciclette per la manutenzione ma anche una ristrutturazione della propria bicicletta. Allora, ricorda che ci stiamo in questo qua, ragazzi. Il mio dubbio è che fosse attaccata al sedino, così va bene. Non lo misura. Attività come quelle della ciclofficina permettono di ritrovare un senso di comunità e di rispetto per l'ambiente attraverso pratiche di riuso. Mi accompagnano in questa avventura Chiara, operatrice alla camera, e Camilla, fonica. Mi seguiranno con una macchina elettrica in car sharing, un sistema di condivisione che permette di liberare le strade dalle troppe auto. Un modo diverso di viaggiare che si sta diffondendo sempre più è quello che implica movimento fisico e che può riguardare anche attività sportive. Il turismo attivo può anche essere sostenibile quando pratica attività a basse o nulle emissioni di CO2. Dopo la lunga pedalata passo a trovare Ricky, che da qualche anno gestisce il Lemon House e ospita tanti appassionati di sport all'aria aperta, oltre ad essere un bravissimo climber e fotografo. Lemon House nasce assolutamente per caso. Cioè, venivamo spesso in vacanza qua in Ogliastra con la mia dolce metà e avevamo conosciuto il precedente proprietario, che era un inglese, Peter, appassionato anche lui di scalata. Un anno sono passati qua a portargli dei chiodi, mi sembra, e lui mi fa: sai Ricky, io vendo la Lemon House, vuoi comprare? Perché no? Perché sì, perché no, perché sì, perché no, e alla fine l'abbiamo comprata e ci siamo trasferiti qua. Lemon House è un bed and breakfast dove idealmente ospito persone che vengono a vivere la Sardegna non solo per le sue spiagge ma anche per tutto il resto che può offrire in merito a attività outdoor, quindi trekking, arrampicata, bici, tutti i sport che pratico anch'io. Quindi adesso mi propongo un po' come piccolo punto di riferimento di tutti gli appassionati di questi sport. Per la prima volta eviterei posti difficili e andrei al Campo dei Miracoli. Il colore indica più o meno la difficoltà. Rosso, nero, Verde. verde. È per me, quindi possiamo fare questo. Poi lo tiri il pelo su, perfetto. Questo va così, in modo che non succeda irreparabile. Ok, benissimo. Usa la punta del piede sinistro, mai il ponte del piede. Qua? Sì, esattamente lì. Cioè, il piede sinistro vibra, normale? Sì. La scalata è sia psicologicamente che anche a livello di tempi molto coinvolgente e chiede tanto. Comunque è uno sport che ti mette a confrontarti con le tue paure, con le tue insicurezze, hai sempre dei momenti di sconforto che non vorresti essere lì in quel momento, però appena superi quel momento o anche ti ritiri non vedi l'ora di tornare e rimetterti in ballo.
E poi c'è un discorso meramente di amore per la natura, di piacere stare nella natura, finisci sempre in posti dove è bello stare. Un turismo sostenibile privilegia le produzioni locali, facendo attenzione alla biodiversità e ricercando uno scambio autentico con le persone che incontra lungo il percorso. A Dorgali, nella splendida valle di Oddoene, ho incontrato la famiglia Berrita, che produce un eccellente Cannonau e sta riscoprendo un vitigno autoctono, il Panzale. Dopo la seconda guerra mondiale, quando è tornata la gente dalla guerra, che avevano fame, che non sapevano cosa fare, il comune di Dorgali ha assegnato dei terreni a chi non aveva terra ed hanno iniziato a fare vigneti, olivetti, orti e quant'altro. I vigneti di Oddoene sono andati avanti, poi è nata anche la cantina sociale e a seguire sono nate altre aziende agricole che piano piano hanno imbottigliato. Stai raccogliendo? Bravo. Qualche amico dice che sono nato dentro un tino di vino, quando ero come i miei nipotini, ero sempre dietro mio padre e quindi questo ha fatto sì che mi innamorassi di questo tipo di lavoro. Siamo nella zona classica del Cannonau, quindi principalmente il vitigno maggiore è quello, naturalmente il Cannonau. Facciamo un po' di vermentino e poi abbiamo riscoperto, tramite il nostro padre, che comunque ha l'amore per la vigna, per i vitigni minoritari, il famoso Panzale, che è un vitigno che anticamente veniva utilizzato come uva da pasto o come uva da far appassire per i dolci. Successivamente un antico vignaiolo maestro di mio padre si era appassionato a questo vitigno e aveva provato a vinificarlo. A mio padre era piaciuto e quindi da sempre ha cercato di avere questo vitigno. Allora, noi abbiamo iniziato a sviluppare il ramo dell'enoturismo da circa 3 anni a questa parte. Abbiamo voluto rafforzare questo ramo perché crediamo tantissimo nel potenziale di questo settore e soprattutto per dare la possibilità a chiunque voglia di conoscere non solo i nostri prodotti e la nostra realtà, ma anche il luogo in cui tutto nasce. Alla paletona, E alla nostra salute. Alla salute. Ciò che ci piace di questa valle è, oltre appunto alla bellezza naturalistica, sono anche i valori che si riscoprono una volta che si sta qui. Questi sono aspetti che quando gli ospiti vengono qua da noi riscontrano sempre e vengono profondamente apprezzati. Questa parte della Sardegna è conosciuta soprattutto per un tipo di turismo balneare. Le spiagge di Calagonone, infatti, si trovano in tutte le guide turistiche del mondo. Domattina andiamo a trovare Stefano, una guida ambientale che conosce questo territorio come le sue tasche. La guida ambientale escursionistica è un ruolo che solitamente non contempla nessuna disciplina sportiva, ma il ruolo della guida è proprio l'interpretazione ambientale. Facendo interpretazione ambientale andiamo a conoscere più o meno ogni aspetto che magari può essere a livello geologico, botanico, culturale o archeologico di una zona. Il lago Cedrino è un bacino artificiale, come quasi tutti i bacini della Sardegna. È stato creato principalmente per emergenze idriche. Oggi andiamo a visitare la penisola di San Pantaleo, è una piccola penisola situata qui sul lago Cedrino, che prima degli anni '80 veniva raggiunta appunto a piedi, a cavallo o in macchina dagli abitanti di Dorgali. È attualmente l'unica via per raggiungere la penisola è o in barca o comunque con il kayak. Attracchiamo qui? Sì. Mezz'oretta. E quest'ape cosa ci fa? Questa è una delle mascotte della penisola. Viene utilizzata il giorno della festa di San Pantaleo
Tutte le cose che servono per organizzare il rinfresco, servono anche per la chiesa, vengono poste sopra l'ape e l'ape dall'attracco arriva fino a qui per avvicinare un po' di materiale. Sulla destra è il Monte Corradi, a 1400 metri di altezza. San Pantaleo è uno dei santi che qui in Sardegna è ritenuto un santo della guarigione, un santo curativo. Infatti i fedeli venivano appunto a visitare il santo, a visitare la chiesetta, sperando appunto di usufruire di questi poteri curativi del santo. Sardegna è conosciuta principalmente per il turismo balneare, invece la parte più interessante del nostro lavoro è appunto far conoscere posti di nicchia come può essere il lago Cedrino o altre zone del territorio di Dorgali o comunque della Sardegna. Qui non hai turismo di massa e stai cercando di proporre una cosa alternativa alle solite cose. Un viaggio lento permette di fare scoperte sorprendenti come le tombe dei giganti, simbolo della cultura nuragica, risalenti a oltre 3000 anni fa. Saliamo ancora verso nord per incontrare Marina e Valeria, che mi mostrano un modo di fare turismo a basso impatto ambientale e che valorizza le risorse del territorio, come le piante, i fiori e le conoscenze ad essi legate. Dopo la lunga pedalata avevo proprio bisogno di una pausa per ricaricarmi. Sul comodino ho trovato una poesia di Mariangela Gualtieri che parla dei gatti e delle fusa. Mi sembra perfetta per l'atmosfera che si respira qui. E fa così. La miglior cosa da fare stamattina per sollevare il mondo e la mia specie è di stare sul gradino al sole con la gatta in braccio a far le fusa. Sparpagliare le fusa per i campi, la valle, la collina, fino alle cime, alle costellazioni, ai mondi più lontani. L'idea dell'essenza nasce da una esigenza personale. Per un po' di anni sono andata in giro per mezza Sardegna cercando un posto che mi piacesse dove andare a fare un po' di home. Finché sono approdata qui, il panorama mi ha stregata, non ci ho pensato su due volte e ho comprato il terreno. Sappiate che non c'era niente. Quindi una notte mi sono svegliata e ho visualizzato questa struttura. Ho cercato anche di unire effettivamente le mie passioni, quindi la terra, quindi le piante, quindi le officinali e da lì l'idea di ogni camera con una pianta e un aroma. Il colore della camera cambia in base alla pianta considerando il colore del fiore. Il primo fiore che vedi tra l'inverno e la primavera. E questa è un po' la punta. Ok. Che pianta è questa? Acetosella. Sa di limone. Sì. Oh, buonissimo. Fa piacere. Ti faccio assaggiare questa. Per noi era proprio una missione riaprire le porte della natura all'essere umano. Invece col tempo ci siamo resi conto che quello che ci chiedeva questo posto era di più. Nascevano sinergie con magari professionisti della zona, quindi per i massaggi, altre discipline come potevano essere il Qigong, lo yoga, la meditazione e quindi abbiamo inserito piano piano tutti questi servizi in più all'esperienza degli ospiti. Abbiamo visto che è andata benissimo. Non è soltanto una vacanza esperienziale, ma è anche un'esperienza dello spirito in cui l'essenza prende anche una dimensione interiore importante. La cosa che mi ha sorpreso in questi 10 anni di attività è che mi sono resa conto che abbiamo bisogno di queste cose. L'abitudine a riscoprire e a ristimolare quelli che sono i 5 sensi, tutti i 5 sensi.
Nel viaggio ho incontrato persone e paesaggi speciali, le rocce di Campo dei Miracoli, il buon vino della Valle di Oddoene, la chiesetta di San Pantaleo e l'ospitalità semplice e poetica di Marina e Valeria. È stata un'esperienza impegnativa, ma ho vinto la mia pigrizia. Ho cercato di spostare i miei limiti un po' più in là.